No, non ce la faccio, non posso. Non chiedetemi di girarmi dall'altro lato e stare zitto. No, non posso. Voi, attenzione, se volete, skippatelo pure questo contenuto, perché sostanzialmente ricadiamo nello stesso errore, ma con una differenza, con quella di non citarlo nemmeno il soggetto. Noi andiamo a prendere delle discussioni e partiamo da quelle per dare a Cesare quel che è di Cesare, perché io ad oggi vedrò l'ennesima finale di Champions League, magari persa, però non voglio metterle le mani avanti, non sarebbe corretto perché il sogno lo cullo e come, però voglio dare dei meriti a chi mi permette di viverlo, no? In qualche modo di poter sognare, appunto. E non ce la faccio proprio quando sento Inzaghi non ha nessun merito. Inzaghi non ha nessun merito e se l'Inter la vince la Champions, no, non va bene neanche che abbia passato il turno col Barcellona e prima ancora col Bayern Monaco, che l'Inter abbia subito un solo gol nelle 8 partite del girone, non va bene niente perché comunque vada è fallimentare, sarà fallimentare la stagione perché l'Inter è più forte in campionato, più forte di tutti e di tutto, e se non vince lo scudetto è fallimento. Punto, stop. E questa l'analisi, perché chi ha pronunciato queste parole le chiama così. Noi qui analizziamo. Quante volte viene ripetuta questa frase? No, qui facciamo analisi. Non so cosa ci sia di analizzante nel dire io forse a casa mia ho visto una partita diversa, un televisore differente, bla bla bla. Baggianate. Ma ripeto, non parliamo del soggetto, il soggetto non ci interessa, non ci interessa perché a parte che più o meno magari avete già capito, ma parliamo di questa Inter e del lavoro e il percorso che c'è stato per arrivare poi ad ottenere determinati risultati. Prima come al solito un paio di robette veloci. Se volete spolliciate per il nostro caro algoritmo, se ancora non avete skippato e ripeto, siete libero di farlo se l'argomento lo trovate svilente. Potete farlo, assolutamente, nessuno vi inchioda allo schermo, tranquillamente. Se però volete ascoltarmi, magari iscrivetevi anche al canale e attivate la campanella. Perché? Perché poi stasera torniamo a parlare di calcio giocato sperando di trovare la viola in finale di conference e ne parliamo qui dopo averla vista. In ogni caso, ancora una volta, sempre, grazie, assolutamente. A chiusura di tutto, mentre veniva, sempre in questo podcast, chiamiamolo così, mentre veniva spiegato il fatto che l'Inter nelle top 8 europee, no, in quelle che sono arrivate in fondo alla competizione, l'Inter è la squadra che aveva meno, nella costruzione della rosa aveva speso meno soldi e aveva gli stipendi più bassi in termini anche di ammortamenti e altro. Nelle top 8 l'Inter quella che occupa il gradino più basso e quindi per forza di cose, no? Per arrivare dove sei significa che c'è stato del lavoro o è arrivato così il caso, il fato, stavo per dire il feto, no? Il fatto, no? È piovuto tutto dal cielo per magia. Ecco, per giustificare questo passaggio, il soggetto dice, ma lì quello bravo è solo uno, non Marotta, Inzaghi non ha... Oh, prova? Ti faccio nero, perdona, perché ti ho avvicinato ultimamente, perché pareva più basso l'audio, invece adesso mi sentite bene, no? Spero. E comunque per giustificare il tutto, no, ma lì quello bravo, il fenomeno è Ausilio, non di certo Marotta, che andrà a giocarsi la sua quarta finale tra Inter e Juventus. Questa è la quarta finale di Champions, piovuta anche questa dal caso. E non è merito di Inzaghi, che non è che la porta una volta soltanto in finale l'Inter, questa è già la seconda nei suoi 4 mandati praticamente. Un risultato per me enorme, clamoroso. Eh, folle. Eh, io dico, ragazzi miei, io dico, sì, per carità, nessuno toglie i meriti ad Ausilio, anzi, è sicuramente la sinergia che fa sempre
la differenza, ma io ricordo sempre e parto da quello, nonostante, attenzione, io non voglio far sembrare che adesso siano tutte rose e fiori, non sono tutte rose e fiori, non esiste tutto bianco, tutto nero, sta roba io voglio precisarla per l'ennesima volta, io sono il primo che il primo anno di Inzaghi l'ho fatto nero e infatti so quello che pensa che Inzaghi sia quello che in questo arco temporale sia quello che abbia migliorato più di tutti, abbia lavorato anche su se stesso, ripeto, proponendo un calcio sempre migliore, un calcio che viene studiato e viene anche replicato dalle squadre migliori, il calcio posizionale dove i bracetti, i centrocampisti e gli attaccanti stessi si interscambiano e quant'altro. Basta un po' analizzare per arrivarci e per capirlo, senza poi andare troppo nello specifico tatticamente parlando, ma è abbastanza tutto evidente e lampante. E in molti dicono è la squadra più forte e quindi per forza di cose devi andare in fondo. È la squadra più forte di tutte, più forte di tutti. Ma chi l'ha resa tale? Se l'allenatore precedente ad Inzaghi è lo stesso che ha detto testuali parole: no, all'Inter non c'è progettualità, all'Inter io non posso lavorare così, vendono i giocatori. Il primo a pensare che l'Inter non potesse avere futuro era l'allenatore precedente a Inzaghi. Inzaghi arriva e vengono ceduti giocatori importanti come Lukaku, Hakimi, poi negli anni Brozovic, Skriniar, o persi a zero appunto come Skriniar, e ce ne so da citare i giocatori. Eriksen perso per questioni che conosciamo benissimo. E nonostante ciò Inzaghi lavora con quello che gli viene proposto, con quello che gli viene offerto. Io porto sempre l'esempio di Thuram. Oggi diciamo che Thuram vale quanto? 80, 100 milioni? Non lo so. Quanto vale oggi Thuram? Oggi Thuram viene riconosciuto forse come uno dei top 15 attaccanti al mondo. Sto dicendo una baggianata? Facciamo top 20? Mi mantengo più distante? Secondo me è top 10, per come la vedo io. Quando sta bene Thuram ce ne sono veramente pochi. Ma Thuram, prima di arrivare da Mönchengladbach, ma chi era? Cioè, ma chi era? Cioè, è possibile che non valutiamo che ci sia del lavoro? Lo stesso Di Marco. Ma io vi arrivo a dire Dumfries, come viene sfruttato nello scacchiere. Si parla di una difesa 5-3-2, baggianata clamoroso, il lavoro dei quinti. Dumfries è sempre l'attaccante in più e parliamo di 5-3-2, ma cosa stiamo farneticando? Cosa diavolo stiamo dicendo? Cosa? Veramente assurdo. E come dicevo, ripeto, Inzaghi ha dovuto subire anche dei passaggi, li ha subiti proprio sulla sua pelle, perché il secondo anno in cui l'Inter perde 12-13 partite, non mi ricordo, 12 se non sbaglio, un campionato, sono tante, l'Inter non può perdere 12 partite in un campionato, totalmente d'accordo. Ma lì c'è stato lo switch c'è stato nella cavalcata europea che ha avuto e che ha sbloccato anche mentalmente la squadra. Io ero lì il primo a essere combattuto se proseguire o meno, non io, lo stesso Marotta. Inzaghi era con un piede fuori dall'Inter, ce lo ricordiamo benissimo. Però non possiamo dire che non ci sia stato un miglioramento. Un altro giocatore di cui è facile parlare, Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, buon giocatore per carità, ma adesso nel suo ruolo top 5 al mondo. E chi lo ha messo lì? Chi lo ha messo lì? Poi facciamo il giochino. Barella è scarso, bastoni sono scarsi, l'allenatore non va bene, ma come ci arrivi in finale? Cioè, ma questa gente cosa si aspettava di vedere contro il Barcellona? Cioè, un Inter che vincesse 5-0, non subisse un gol, che dominasse la partita. No, è chiaro che non puoi al Barcellona... Non puoi non farli mai attaccare, non puoi essere ermetico, non lo sarai mai. Per vincere col Barcellona dovevi fare un gol più di loro e ci sei riuscito. Potevi anche non farcela, assolutamente. E infatti
Sì, il Barcellona è andato vicino a chiuderla quella partita, sicuramente sì, ma dire che tra andata e ritorno l'Inter è stata sempre dominata sotto l'aspetto del gioco è dire una grande fesseria. Il secondo tempo dell'andata è stato un secondo tempo di eccellenza. Il primo tempo della partita di ritorno è stata una partita d'eccellenza, di rara eccellenza, di rara maestria, perché io non ho, praticamente nel primo tempo non ho sofferto quasi nulla dal Barcellona che fa 3 gol a tutti, compresa l'Inter, punto. E poi la reazione sotto di 3-2 avrebbe ucciso qualsiasi squadra invece l'Inter va, la porta per favore chiusa, diamine. Scusate. Avrebbe ammazzato qualsiasi squadra, invece l'Inter ancora una volta si dimostra, no, gruppo. E l'ho citato il capopopolo Acerbi, cioè Acerbi ragazzi, ma chi lo voleva Acerbi? Chi lo voleva? Se non Inzaghi stesso, quindi non dare dei meriti a Inzaghi è essere in malafede a questo punto, non c'è altro motivo se non essere proprio capace di esprimere dei concetti tecnico-tattici, ma non voglio arrivare a questo. Non voglio arrivare, sarebbe ancora più, forse più grave, perché poi lì arriviamo nel personale e non dobbiamo scadere in questo. Limitiamoci all'aspetto, all'altro di aspetto, no? Al fatto che magari sei guidato da motivi di rancore, di odio, non lo so, perché altrimenti non me lo posso spiegare. Niente, questo è, ripeto, ci siamo goduti una semifinale clamorosa, bellissima, epica, veramente epica. Non lo tiriamo a caso tanto per questo aggettivo. E questo lo dobbiamo sicuramente per il Barcellona. L'ho già detto mille volte: il Barcellona non si discute, si ammira. E però lo dobbiamo anche a una grande Inter, e per fortuna in tanti lo hanno, come posso dire, lo hanno confermato, non l'hanno sminuito, come per esempio stiamo dicendo oggi, e questo fa sicuramente tanto, tanto onore. Detto ciò, niente, prepariamoci alla gara di stasera e andiamo avanti. Un grande abbraccio da Nessi.